Uwaga, pamiętajcie o włączeniu napisów. No chyba, że rozumiecie po włosku, to nie włączajcie. Ciao! Ciao. Benvenuti sul canale Cicerone per caso. Io sono Gianluca Kasia. e oggi visiteremo Rzeszów. Rzeszów. Ah, Rzeszów. Cosa sta da vedere in questa città? Beh, scopriamolo insieme. Sigla. Il cuore pulsante della città di Rzeszów è la piazza del mercato, dove possiamo trovare tanti palazzi ricostruiti in stile ottocentesco, il municipio ed un pozzo stato riscoperto 20 anni fa. Una caratteristica di questi palazzi che sono stati ricostruiti dopo l'ultimo grande incendio che c'è stato negli anni 50 del Novecento, visto che erano tutti palazzi in legno, sono andati quasi tutti persi e quindi si è pensato di ricostruirli rispettando uno stile ottocentesco, rinascimentale. Su questa piazza abbiamo detto che c'è il municipio, che è quello che vedete qui. Il municipio è stato creato nel 1591, stile neogotico e non rinascimentale, e nello stesso periodo è stato costruito anche il castello di Rzeszów, che vedremo tra poco. Una caratteristica del municipio di Rzeszów è che, visto che qui in passato si faceva il mercato, il campanile del municipio suonava l'inizio e la fine dell'orario delle attività. E ora, ogni giorno, ogni ora, viene suonata l'inno di Rzeszów. Ormai è diventato una costante, in ogni città che andiamo c'è sempre un inno. Una cosa caratteristica è che sotto questa piazza ci sono dei percorsi sotterranei e anche cantine di Rzeszów. Questi percorsi sono stati scoperti per puro caso, visto che un po' di tempo fa una persona si era seduta su una panchina e questa panchina è sprofondata nel sottosuolo. Per salvare questa persona sono venuti alla scoperta di questi percorsi sotterranei. È possibile visitare questi percorsi sotterranei grazie anche a delle guide e ci si può districare nel sottosuolo di Rzeszów. Rzeszów è sempre stata una sedia dei rappresentanti. Sedia? Si serva, prenda pure una cadrega. Sede? Una sede. Rzeszów è stata sempre una sede dei rappresentanti delle grandi famiglie famose polacchi. E per esempio qui dietro di me abbiamo il palazzo estivo della famiglia Lubomirski, allora la stessa famiglia che possedeva anche il castello di Rzeszów. Ci troviamo sul Viale dei Castagni, che ora c'è una viale come ho detto, ma prima qui c'erano i giardini del palazzo estivo di Lubomirsk. Qui sotto questa viale potete vedere una fontana multimediale
che durante l'estate fa diversi spettacoli con la luce, con la musica. Se avete visto questa di Varsavia è più o meno simile. Siamo vicino al castello di Rzeszów, che è stato costruito nel XVII secolo. Non c'è tantissimo da dire. Nel corso della sua storia ha svolto la funzione soprattutto di carcere e di tribunale, soprattutto dal 1800 in poi. Anche ai giorni nostri è ancora un tribunale, anche se a volte fanno anche degli eventi culturali all'interno. Il castello inizialmente apparteneva alla famiglia Ligenza, poi fu rilevato dalla famiglia Lubomirski. Il castello, in base alla sua posizione, è sempre stato molto strategico, perché qui in questa regione di Rzeszów si sono combattute tante battaglie in passato, soprattutto con i tartari. Viste le potenzialità di questo castello e dalla sua posizione, dopo queste battaglie si è deciso di ampliare non solo il territorio di Rzeszów, ma anche quello di fortificare l'insediamento che c'era qui. Tempo di mangiare, abbiamo deciso di vedere se questo che c'è scritto qui. Cosa c'è scritto, amore? Che tu c'hai gli occhiali. Ristorante Sicilia. Sotto. Sapori della terra siciliana. Andiamo a vedere se questo è vero, se no dobbiamo cancellare la scritta. Masz? Tagliatelli coi calamari. Primo assaggio. C'è poco sale. Andiamo. Yeah. Perché abbiamo deciso di andare a Anomali. E perché abbiamo deciso di andare a un ristorante italiano, visto che è insolito quando andiamo a qualche posto cerchiamo di mangiare il cibo del posto, regionale, locale? Come mai? Alcuni di voi ci hanno consigliato di venire a provare questo ristorante sotto al video di Cracovia e quindi non potevamo non provarlo. Ed effettivamente è molto buono il cibo. Ve lo consigliamo se venite a Rzeszów. Cosa dire di Rzeszów? Se dovessi descriverla con una parola sarebbe boh. Personalmente non mi fa né caldo né freddo. Ci sono diversi musei, come ad esempio il Museo delle Maschere, il Museo della Buonanotte, cioè quello delle fiabe. All'inizio, quando fu fondata, era una città privata, nel senso che abitavano pochi nobili, però ce n'era uno che comandava, il cosiddetto sindaco, proprietario della città. Poi nel 1600 ha iniziato a diventare sempre più famosa, sempre più aristocratica e quindi la gente cominciava ad affluire. Col corso del tempo è diventata sempre più industriale, tanto è vero che proprio a Rzeszów durante le due guerre mondiali si producevano le armi. Insomma, non c'è granché da vedere dal mio punto di vista. È una
una città molto tranquilla dove alla fine la vita circonda con il mercato, i locali che stanno qui. E a me dà questa tranquillità delle alcune città polacche del sud della Polonia. Mi assomiglia, diciamo, le altre città polacche del sud. Quindi se venite a Rzeszów nella speranza di trovare una grandissima città turistica, la risposta è no. Ci sono tanti italiani, così come ci sono tante attività, ristoranti, bar, gelaterie italiane, c'è anche un patronato italiano per chi gli potrebbe interessare. È una città per vivere. Sì, una città tranquilla da vivere, senza tanta confusione. Se qualcuno cerca la tranquillità di vivere in una città bella e tranquilla, Sì, ok. di certo non vi raccomandiamo Varsavia. Una cosa che si può vedere oltre al castello, oltre al palazzo estivo, sono delle villette storiche caratteristiche che si chiamano ville di secessione, se non erro. Ci sono queste ville fatte tutte in ambito floreale, in mezzo alla natura, queste cose così. Un'altra cosa che possiamo dire è che Rzeszów è stata sotto il dominio austriaco per 140 anni, poi è diventata indipendente, poi è stata di nuovo agglomerata all'interno del regime russo, poi una volta che la Polonia è ritornata di nuovo indipendente dopo la prima spartizione, era inizialmente anche Rzeszów indipendente, poi è stata annessa alla Polonia. Non me ne vogliano quelli che abitano a Rzeszów, ma torno a dire, qua non c'è niente da vedere di particolare. Nel giardino dei Bernardini possiamo trovare il monumento alla rivoluzione, monumento comunista che raffigura un soldato, un operaio e un contadino intenti a fare la rivoluzione. Questo monumento sta a ricordare tutti quei movimenti rivoluzionari che ci sono stati dopo la seconda guerra mondiale, non solo a Rzeszów ma anche nei dintorni. Il monumento è diviso in due. La prima parte possiamo vedere queste due colonne con queste tre persone, dall'altro lato, dalla parte posteriore, possiamo vedere la dea Nike che stava a raffigurare la vittoria. Rzeszów ha anche un teatro importante non solo per la città stessa di Rzeszów ma anche per tutta la regione. Il teatro fu costruito dopo la seconda guerra mondiale e l'edificio dove si trova il palcoscenico è ancora più vecchio. Fu creato intorno alla fine del XIX secolo. Il teatro prende nome di Wanda Ciemaszkowa, la persona importante per il teatro polacco negli anni tra due guerre mondiali ed era la prima direttrice del teatro di Rzeszów. Questa volta ci siamo fatti furbi. Stiamo andando a cercare già adesso il cibo tipico di Rzeszów o Resovia in italiano. Ma il nome Resovia da dove deriva? Beh, ci sono alcune teorie, tra cui una è dalla parola tedesca Reichshof, che significa alla corte del signore, quindi si presume possano essere stati dei coloni tedeschi a trasferire una città dalla Germania in Polonia, mentre un'altra traduzione è Rzeszów deriva dalla parola polacca Rzesza,
In italiano, folla. Queste sono due teorie a riguardo sul nome di Rzeszów. Ci siamo riusciti! Cos'è questo? È Prozac. Prozac, pane fatto col bicarbonato e poi messo aglio. Con burro. Questo è Assaggiamo. classico. Possiamo prosacare. È buono. Polezza. Beh, con il municipio alle spalle, Le cantine a destra. le cantine a destra. Per oggi da Rzeszów è tutto. Se avete qualche altra cosa da suggerirci, come sempre vi invitiamo a scriverlo nei commenti, a lasciare un mi piace e a condividere il video con tutti quanti. Alla prossima. Au revoir.